Cari Dodo, volevo avvisarvi che alle ultime votazioni c'è stato un pareggio con i germanici e i repubblicani, quindi in questo episodio vi dico subito di prepararvi che a fine video per un'altra votazione che terminerà sabato 6 alle ore 15. Sull'ombra degli olivi dicevano: l'Italia non sarà mai di nuovo una grande potenza. Nella terra della prima conquista romana dicevano: il Nord Africa non sarà mai riconquistato. Nella terra degli imperi orientali dicevano: il Medio Oriente non sarà mai domato. Ma ora tacciano tutti, mi temono come una forza della natura, un portatore di morte e distruzione. Io sono Aureliano, io sono l'imperatore. Ma queste parole, scritte da Ottaviano prima della sua morte, come frasi lasciate alle future generazioni, sono state rubate e prese da Aureliano, dopo la morte di Ottaviano. Egli sta cercando di impadronirsi del potere durante la nomina del futuro imperatore. Aureliano cerca di mostrarsi moderato, anche se i servizi segreti romani sono sotto il suo controllo. La fazione germanica chiede per quale motivo la morte di Ottaviano è stata dichiarata per infarto, senza nemmeno un'indagine. Aureliano dichiara che le indagini sono state svolte dai servizi segreti romani, concludendo che la morte è avvenuta per cause naturali. Ma il leader, Erika Whelm, dei germanici, esige che l'autopsia sia rifatta senza lo zampino dei servizi segreti, chiaramente in mano ad Aureliano. Aureliano pensava di poter controllare anche alcuni germanici, ma tutti si schierarono con Erika. Lui sognava una veloce transizione di potere, ma invece era appena iniziata una crisi dentro il Parlamento illuminato. Aureliano, costretto a concedere l'autopsia sul corpo di Ottaviano, mentre organizza una squadra di soldati imperiali a lui fedeli per arrestare Erika Whelm per alto tradimento e per bloccare il processo di transizione imperiale. Il tentato arresto di Erika fallisce e l'autopsia rivela chiaramente che la morte di Ottaviano non è stata a causa di un infarto, ma da un veleno, in questo caso veleno per topi. Tutto questo viene annunciato da Erika in diretta nazionale, scatenando rivolte e sdegno contro Aureliano, che viene rapidamente isolato. Così Erika riesce a riorganizzare l'arresto di Aureliano per alto tradimento. Egli viene catturato e trasportato per un giusto processo, sempre a Roma, in diretta nazionale. Il mondo osserva Aureliano, che dovrà rispondere per l'omicidio dell'imperatore Ottaviano. Ovviamente tutto questo porta a Erika a essere la futura imperatrice, ma la fortuna non ha abbandonato Aureliano. Viene liberato da alcuni fedelissimi e fugge al sud Italia, precisamente in Calabria, vicino allo stretto di Messina, dove Ottaviano aveva iniziato la sua ascesa. Aureliano pronuncia un discorso al popolo, dove proclama Erika come traditrice di Roma e fedelissima della crudele Germania, che minaccia i confini e vuole rendere l'impero romano suo stato fantoccio. Questo porta il Sud Italia ad alzare lo stendardo della rivolta. Erika, in risposta, si proclama vera e unica erede di Ottaviano e in diretta nazionale si mette la corona sulla testa. La stabilità dell'impero è veramente appesa a un filo. Il colpo di grazia arriva quando le primavere arabe colpiscono pesantemente l'Egitto, bloccando il canale di Suez e portando il partito repubblicano romano a insorgere. La popolazione africana avanza, prendendo il Nord Africa e marciando sul Medio Oriente, ma il crudele sciame mantiene il suo controllo assoluto, proclamandosi nuovo sultano ottomano e uscendo in modo definitivo dall'impero romano. Passa un anno e nel 2051 la guerra civile italiana sta portando solo enormi disastri e il Partito Repubblicano riesce a riorganizzarsi e da Cartagine sbarca in Sicilia e le forze realiste imperiali di Aureliano vengono facilmente annientate e il Sud Italia è preso. Erika, per non finire come Aureliano catturato dai partigiani, vuole concedere un compromesso. Erika promette elezioni libere e la riunificazione dell'impero romano per quello che ne è rimasto,
La votazione sarà chi vuole ancora l'impero romano oppure la repubblica. Questo compromesso non piace ad alcuni all'interno del Partito Repubblicano, ma la Germania e anche l'Unione Europea comunista spingono per una via diplomatica. E la ragione è semplice. Se il Partito Repubblicano attaccasse Erika, la Germania interverrebbe e questo farebbe anche l'Europa comunista, scatenando una guerra europea. Il governo provvisorio e la nuova sfida. Così si spinge per la via delle libere elezioni. Nasce il governo provvisorio romano con i nuovi imperiali sotto la guida di Erika e la via dei repubblicani sotto una leader amata per il suo ingegno e per la sua vicinanza al popolo, Fatima. Fatima è una donna che viene dalle oasi romane, che grazie alla libera istruzione imperiale gratuita ha studiato economia e privilegia l'economia pianificata, ma è ovviamente lontana dagli ideali imperiali. Lei vuole che il popolo possa vivere sotto una democrazia diretta dal basso e sostiene che la futura Repubblica Romana concederà la nascita di uno Stato africano unito, alleato e democratico all'interno del blocco europeo comunista. Anche l'Italia si unirà al blocco europeo comunista. Fatima sostiene che la nuova Repubblica avrà lo scopo importantissimo in Europa di garantire energia pulita e di diventare il nuovo faro rosso in Europa e aumentare la piena automazione che garantirà la fine del lavoro in alcuni settori della nazione, come l'operaio. A molti cittadini verrà garantito il reddito di cittadinanza universale. Piano piano la nuova Repubblica si vuole avvicinare agli standard di vita alti dell'Europa comunista. Ovviamente Fatima ha molti piani, tra cui sostenere lo Stato africano che avrà il compito di unire altri paesi africani in piena anarchia dai continui attacchi di un nuovo impero britannico affamato di risorse. In tutto questo, il mondo sta cambiando. Nasce uno Stato comunista sudamericano, unito, che diffonde i focolai rivoluzionari anche in Centro America e in Messico. I cartelli messicani crollano. Nasce la corporazione, che annienta ogni ex fazione che voleva ricreare gli Stati Uniti. La corporazione è l'esempio del capitalismo e il nuovo nemico del Sud America unito. Una guerra si sta avvicinando. In Asia, in quello che non è più chiamato Giappone, nasce la Repubblica Libera degli Androidi. La Cina ne esce sconfitta, insieme a tutti i paesi asiatici. In molti paesi come la Cina, le proteste non ascoltate per fermare la guerra sono state soffocate e i giovani che tornano dalla guerra sono moltissimi e sono infuriati contro i loro governi che li hanno mandati a morire in terra straniera. In questo periodo nascono sentimenti tra i giovani di asiatici di stampo comunista che spingono verso una vicinanza ai valori di cambiamento che si stanno svolgendo in tutto il mondo. È solo l'inizio di una scintilla che colpirà l'intera Asia. Intanto la neonata corporazione inizia stretti accordi commerciali e di una possibile alleanza con la Germania e con l'impero britannico e sostiene in segreto Erika nelle libere elezioni del governo provvisorio romano. Ora che abbiamo brevemente spiegato tutta la situazione, inizia la votazione importantissima per il futuro dell'Ucraina e sarete voi a decidere. In questo momento apparirà la scelta sullo schermo. Chi sostenete, cari Dodo, tra gli imperiali di Erika e i repubblicani di Fatima?